Amico mio, siamo tornati con un altro giocatore, Matías Oliveira, giocatore del Getafe, 24enne, 184 cm, piede sinistro, impiegato principalmente come terzino sinistro o come ala. In realtà è già da un bel po' di tempo che si parla di un suo eventuale trasferimento non soltanto a delle compagini italiane, cioè sembra proprio che in generale la stampa oppure forse il suo procuratore abbiano deciso che deve fare il salto, che effettivamente per l'età e per le caratteristiche del giocatore potrebbe fare. Stiamo parlando di un tipico terzino moderno, cioè il tipico giocatore strutturato, capace di dialogare con i compagni, di accompagnare il gioco tramite una buona tecnica di base, quindi sia portando la palla sia passando, e poi con delle doti offensive che non devono essere sottovalutate, che poi appunto portano spesso l'allenatore del Getafe a schierarlo anche ala. Olivera è un giocatore che ha sempre dimostrato di avere delle qualità da terzino moderno. Fa parte di questa nuova generazione di terzini tuttocampisti. Però giocando in Liga o sei un fenomeno e quindi un fenomeno indiscusso, viene subito adocchiato dalle big, quindi dal Barça, dal Real, dall'Atletico, oppure diciamo che hai quelle difficoltà a fare il salto di qualità, anche perché negli altri campionati, diciamo, le squadre piccole, medio piccole della Liga Santander non sono in bella vista, cioè non vengono monitorate poi più di tanto. Molto probabilmente insieme al procuratore hanno iniziato a pubblicizzare il ragazzo anche negli altri campionati, e la Serie A effettivamente è quella più appetibile. Oltre ad avere tutte le caratteristiche che abbiamo elencato prima, dimostra di avere tanto coraggio. Poi è sudamericano, quindi ha giocato pure in stadi abbastanza impegnativi, con tifoserie molto calde. Aspetta, questa è la Dani che in te che sta Sta parlando. uscendo. Sono d'accordo, Lele. Caccia, no, questo è Cassano, scusa. Quindi è normale che ha tutto per poter fare bene in Serie A, secondo me. Ho iniziato a interessarmi di questo giocatore quando già se ne parlava. Mhm. Quando già ne parlavano i media, che si parlava dei suoi trasferimenti a varie squadre italiane, soprattutto al Napoli, perché è quello di cui se ne parla di più. Poi tra l'altro dicono, attenzione, che sia già fatto, perché io non mi fido. Mai Ehm, fidarsi. Mai Beh, fidarsi. tanto ci abbiamo il maestro, quindi che ce ne frega. Siamo tranquillissimi noi. E Completamente mi sono, disinteressato alla cosa. come dicevi anche tu prima, probabilmente uno dei motivi per cui non sono riuscito a conoscerlo prima è stato anche per la poca risonanza che hai quando stai in una squadra come il Getafe, il che è anche un peccato, perché molto spesso grandi giocatori si nascondono, si insidiano in queste Sì, squadre sì. prima di fare il grande salto. E niente, ho guardato due partite intere di lui, poi mi sono andato a recuperare altre cose e avevo notato delle cose interessanti, che però, non lo so, lì per lì mi avevano un attimo perplesso, che ho detto, ma vuoi dire che ho preso delle partite un po' fortunate? Perché tipo vedevo che questo, a parte che vinceva tutti i duelli aerei, cioè proprio io non mi ricordo che ne aveva perso uno in quelle due partite che avevo visto, ed erano due partite intere, e non perdeva contrasti, cioè erano veramente pochi quelli che perdeva. Per il resto sembrava anche un giocatore di per sé normale, con qualche sprazzo interessante di alto livello. Poi sono andato a vedere e ho scoperto delle cose interessanti, tipo che per expected goals, cioè per gol che ci si aspetta che uno faccia, sta dietro soltanto a Gosens quest'anno, che è molto in avanti, cioè ha fatto una stagione abbastanza alta prima di passare all'Inter, chi lo sa se gioca. Poi quasi un passaggio chiave completato a partita. È uno dei giocatori in Europa, secondo soltanto a Zinchenko da questo punto di vista, che fa più passaggi sotto pressione riusciti. Quindi è importante poi per una squadra, qualunque essa sarà, è importante per una squadra che fa tanto gioco, perché subirà molta pressione. E poi queste due cose che mi hanno veramente sconvolto, cioè il fatto che per contrasti quest'anno non ha rivali, se non uno
che è un certo Soares del Bochum, che è un trentenne che evidentemente sta vivendo una grande stagione perché ha dei numeri fuori contesto quest'anno, quest'uomo, questo trentenne. Però appunto lui è secondo dietro soltanto a queste performance incredibili di sto giocatore del Bochum. E poi nel mettere pressione agli avversari e nei duelli aerei vinti è il miglior terzino dei campionati europei, a mani basse statisticamente parlando. E a me queste cose mi hanno sconvolto perché ho detto ma com'è possibile che un giocatore di questa portata mh, uno stesse ancora nelle Getafe, cioè è strano, può Molto. succedere. Poi soprattutto come mai non se ne sia mai parlato, perché anche se tu lo cerchi online, ma non se ne parla di sto giocatore. È molto strano. Diciamo che la sua più grande qualità, da quello che si può notare, è lo strapotere fisico. Cioè lui con la sua atleticità fa tutto. Una sua pecca non te la saprei trovare in questo momento, però magari deve crescere tatticamente a livello difensivo, immagino. Però non ne sono così tanto sicuro. Bisogna vedere come se la caverà in Serie A. Sempre se viene in Serie A. Sempre se arriva in Serie A, questo è vero. Invece per quanto mi riguarda, il suo più grande pro ti direi che ci sta quello che hai detto tu, la questione dello strapotere fisico. Io ci aggiungo anche ehm, in generale come abbina le caratteristiche atletiche a quelle tecniche, che è veramente bello da guardare. Cioè anche in questo caso è un Sì, sì. treno. Non è per niente male palla al piede, è una cosa non da sottovalutare perché solitamente quando i terzini sono così tanto strutturati anche perché si sono un po' focalizzati su questo fondamentale del fisico e quindi potrebbero peccare nel resto. Invece lui ha una bella falcata, è molto irruento però nel senso positivo del termine, nel senso che è ardimentoso, non ha paura, per cui è una sua caratteristica che a me personalmente rapisce, al di là poi del fatto che ha delle buone doti offensive che secondo me possono essere anche molto migliorate perché io vedo che lui ha una buona percentuale di errore per quanto riguarda i passaggi completati negli ultimi metri, quindi c'è spazio per migliorare perché le cose le fa, solo che ancora non le fa benissimo. E invece per quanto riguarda un contro, io ti dico che da quello che ho avuto modo di vedere, che non credo che gli manchi qualcosa a livello puramente difensivo, cioè nel senso lui è bravo nei contrasti, io vedo che lui ha una delle migliori statistiche di contrasti per quanto riguarda i terzini in Europa. Poi ti ho detto nella capacità, o meglio, nel mettere pressione con successo agli avversari, che si traduce nel mettere pressione a tal fine che poi l'avversario sbaglia scelta, quindi per esempio sbaglia il dribbling, sbaglia il passaggio, sbaglia un tiro, lui è il migliore in Europa in questo momento, quindi credo che dal punto di vista puramente difensivo non gli manchi molto. Quello che ho notato però è che dal punto di vista tattico qualcosa gli manca, cioè molto spesso gli ho visto per esempio rovinare la linea del fuorigioco del Getafe, molte volte ho visto che magari lasciava dei buchi nel suo spazio, però io questi non li riesco a considerare dei contro veri e propri semplicemente perché sono abituato a Mario Rui, cioè io mi rendo conto che per una persona normale con un terzino normale dice effettivamente questo è un contro che potrebbe essere preoccupante, ma io ho Mario Rui, cioè di cosa mi devo preoccupare sinceramente? Per le caratteristiche che tu hai avuto modo di vedere, lo terresti come terzino o lo faresti evolvere definitivamente come ala? Perché da quel poco che ho letto in giro c'è un dibattito al riguardo. Ma io lo terrei come terzino proprio perché, come ho appena finito di dire, lui è bravissimo nei contrasti. È vero che magari tatticamente è ancora da raddrizzare. Ormai il terzino moderno è così, c'è una simile ala che deve saper sia offendere che difendere, quindi non lo cambierei, Sì, lo terrei lì. sono d'accordo, guarda. Somiglia a E qualcuno secondo te? Qualche somiglianza a qualche giocatore del passato? allora, ti ho detto per la falcata mi ha ricordato Teo Hernandez, fermo restando che Teo gli è superiore un po' in tutti i fondamentali, poi sicuramente anche poi nella falcata stessa, nel modo di essere devastante quando corre, però ha quel tipo di intenzione di gioco lì, che non è un'intenzione di gioco molto comune a dire il vero, non ce l'hanno tutti i terzini, questa caratteristica di saper partire e di essere quasi imprendibili, però Sì. un altro giocatore a cui
mi è sembrato che lei assomigliasse, cioè me l'ha ricordato talvolta, è stato Mukiele, Mm, che è un altro terzino che peraltro ha le sue sì. caratteristiche moderne. Mukiele è un pochino più tecnico, non di tantissimo a dire il vero, però è un po' più tecnico e un po' meno fisico. Ma sono due giocatori che in realtà interpretano il ruolo in maniera molto simile. Infatti ho visto anche che hanno dei numeri che tendono a essere bene o male gli stessi. Tu invece? A me invece sai chi mi ricorda? Mi E perché ricorda, ridi? perché fa ridere per come è diventato questo giocatore che sto per nominare. Mi ricorda il Bruno Perez del Torino. Non so se te lo Bruno ricordi. Perez, quindi non Bruno Perez della Roma, No, attenzione, quello no. del Torino. Bruno Perez Ok. del Torino, che era veramente forte come terzino, aveva più o meno queste caratteristiche qua. Forse molto più forte nel dribbling, quindi offensivamente più forte, però lui è più fisico, Olivera. Però me lo ricorda per la velocità, per la falcata, questa intraprendenza nel dribblare sempre qualcuno, quindi uno, due, tre giocatori, farsi tutta la fascia. Cioè, me l'ha ricordato pure nelle movenze, nello stile del dribbling. Effettivamente, guardando le sue immagini e poi pensando a Bruno Perez ci sta la somiglianza. Sì. Voto attuale al giocatore e al potenziale. Allora, in questo momento il giocatore per me è 8. Ti dico, secondo me che il voto che gli sto dando non è puramente basato su di lui, nel senso, se preso singolarmente magari non sarebbe proprio un 8. Siccome le sue caratteristiche in questo momento storico sono ancora rare, pur essendo delle caratteristiche comunque non così tanto speciali, però per un terzino sono ancora rare, paradossalmente diventa un giocatore speciale. Se metti a posto anche quei difetti che secondo me sono anche dovuti alle scuole sudamericane, che poi ovviamente hanno tutti i problemi del caso, abbiamo assistito a questo problema soprattutto a partire dagli anni 10, dal fatto che il calcio europeo è andato molto avanti dal punto di vista tattico, quindi le scuole sudamericane non sono riuscite a stare al passo, a meno che non parliamo di quando hanno prodotto gente come Vinicius, che ovviamente fa saltare degli schemi. Però se lui mette a posto anche la questione del tatticismo, secondo me diventa un giocatore al di là di quello che è il calcio oggi, creando un nuovo tipo di standard che effettivamente giocatori come lui, come Cancelo o come Teo Hernandez stanno creando piano piano. Quindi alla luce di questo ti dico che in futuro può tranquillamente diventare un 9. Allora, secondo me invece attualmente è un 7, perché comunque io lo voglio vedere in Serie A, soprattutto voglio vedere come se la cava in un contesto diverso che non sia il Getafe. Al potenziale invece ti do 8, perché comunque sia è un giocatore che ha 24 anni, quindi non è giovanissimo, è giovane, però non è giovanissimo, quindi ha meno tempo per migliorare secondo me, ma sono abbastanza fiducioso. Sento che potrebbe sorprendermi, questo sì, quindi io gli do 8, però magari mi sbaglio. Per concludere, diciamo che Diciamo che comunque non è che ci vuole tanto, nel senso a Napoli va bene anche essere un giocatore da 5,5 per essere meglio di Mario Rui, quindi va no, benissimo no, comunque. no, no, non sono d'accordo, perché sappiamo tutti quanti che se verrà davvero a giocare nel Napoli lui farà il panchinaro di Mario. Beh, un annetto sotto Il l'apprendistato del maestro non glielo vuoi far il fare. maestro non si tocca, perché stiamo comunque parlando di un professore, il grandissimo professore di Stoka. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Mi raccomando, continuate a seguirci, perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.